Allora, abbiamo Riccardo qui con noi stasera, siamo nel post partita di Porto Inter. Riccardo, c'è la soddisfazione per un risultato storico finalmente, dopo 12 anni l'Inter torna ai quarti di finale di Champions League. Purtroppo però tu fai parte di quella fetta di tifosi interisti che hanno vissuto una serata abbastanza travagliata e si è dimostrata un'organizzazione comunque che ha lasciato alcune falle di sicuro. E vorrei cercare di fare un po' di chiarezza con te per cercare di capire che cosa è successo. Intanto, benvenuto su Passione Inter, grazie per la disponibilità. Che cosa è successo, Riccardo? Partiamo proprio un po' da quello che hai vissuto. Allora, prima di tutto ciao a tutti e grazie per questa opportunità. Poi praticamente, allora, stamattina è uscita un po' la notizia che Sì, abbiamo tutti a conoscenza del fatto che c'era la possibilità che molti interisti che non avevano comprato il biglietto del settore ospiti rischiavano di rimanere fuori dallo stadio. Poi pian piano via con le ore, tra un tantam e l'altro, anche parlando tra di noi, tra quelli presenti, è venuto fuori a conoscenza che bastava andare allo stadio in qualsiasi tipo di... parliamo dei tifosi che avevano preso il biglietto negli altri settori, non in quello ospite, senza bandiere, sciarpe o altre cose dell'Inter e veniva fatto in maniera normale, senza nessun tipo di problema. Una volta arrivato lì, abbiamo superato il primo controllo, noi avevamo l'accesso al gate 11, e superato l'accesso al primo controllo, che praticamente sarebbe il primo controllo come di San Siro prima di passare nei tornelli, sì. dove ti mettono in fila per controllarti tutto. Arriviamo davanti al gate e ci dicono che qui gli italiani non entrano. Proprio testuale così, quindi. Quindi qui gli italiani non entrano. Il biglietto per se sei italiano qui non entri. Al che non è che si può fare tanto. Abbiamo provato a inserire anche il. Eravamo in coda e mancavano uno o due persone prima di noi. Abbiamo Sì. provato a entrare col biglietto. Mio cugino era davanti a me, ha provato lui a entrare col biglietto e dava error. Proprio error, Ah, neanche il gate sbagliato o altro. ok. Quindi abbiamo cercato in tutti i modi, c'erano altri interisti con noi, di vedere un po' la situazione, parlare tra di noi per capire il da farsi e ci hanno consigliato di andare in altri posti, in altri gate. E siamo finiti dal gate 11 al gate 18-19, che è quello del Ok. settore ospiti. Praticamente ci hanno fatto inserire non insieme ai ragazzi che andavano in curva, ma Sì, in un pezzo transennato, diciamo di quelli che non avevano il biglietto in curva e che venivano da tutti gli altri settori, ovvero l'11, il 23, il 42, qualsiasi altro tipo di settore che gli legava l'ingresso, li ha fatti andare lì. Tra il settore ospiti, che faceva veramente fatica ad entrare, infatti molti poi alla fine se ne sono andati, e chi erano in quel pezzo diciamo di gabbia, tra virgolette, sì. di A tutti i metà, tifosi. diciamo. Sì. Mm. Bravissimo, bravissimo, a metà. Abbiamo aspettato lì un'ora, verso le 8:15, noi eravamo lì dalle 6:30. Sei arrivato in largo anticipo Sì, comunque sì, tu, quindi. io ero davanti al gate, al gate, non alla Sì, prequisizione, al gate alle 7:20. ok. Quindi alle 7:30 abbiamo capito che la situazione, eravamo dentro quella via di mezzo lì, la situazione non si sbloccava e abbiamo capito tutti che la partita l'avremmo vista direttamente dal cellulare, perché comunque c'era troppa gente che doveva entrare. E allora, in quel momento in poi, tra chi ha deciso di andare via perché non voleva perdersi la partita e chi tentava in tutti i modi di entrare, anche c'erano famiglie di persone, da persone anziane a bambini a tantissime donne, quindi la situazione non era tanto semplice, anche perché Certo. molti cominciavano a scaldarsi anche un po' un attimo. Allora noi abbiamo deciso di uscire, di andare verso la zona dove i ragazzi del settore ospiti entravano, avevano creato una specie di passerella per far uscire quelli del settore della via di mezzo per poter tornare indietro. Mentre uscivamo, abbiamo detto aspettiamo qua, vediamo come si evolve la situazione. È arrivato anche Barzaghi di Sky, Mhm. perché è stato avvertito proprio che la situazione stava degenerando, nel senso di dire che tra il dire è tutto a posto a non entrano 700-800 persone, passa il mondo. Sì. E per questo motivo mi ha aspettato un po', anche lui era tutto meravigliato perché avevano dato assicurazioni che non c'era nessun tipo di problema, che tutti sarebbero entrati. E abbiamo capito che anche quelli del settore ospiti, che avevano il biglietto regolare per il settore ospiti, non riuscivano neanche più a entrare neanche loro. Quindi Quindi ci praticamente
problemi per tutti in generale, quindi ci Bravissimo. sono stati. Sì. Quindi tra i ragazzi che avevano comprato il biglietto nel settore ospiti e ragazzi che avevano comprato il biglietto in altri gate, in altri settori. E Quindi poi mi dicevi, tu non avevi né maglie né sciarpe no, dell'Inter no, e ti come dava vi proprio vedi, errore, quindi sì, non sì, c'era un blocco da parte di una bravissimo, persona che diceva tu non entri, c'era proprio un bravissimo. errore sul biglietto. Un errore che è capitato, che è stato dato a molti all'ingresso al momento di inserire il biglietto, quasi come se il biglietto fosse stato duplicato e fosse Ah, stato utilizzato da qualcun altro. Ad alcuni gli è venuto in mente questo tipo di idea. ok. Ma Quindi forse è stato bloccato a questo punto, posso immaginare, in base alla tua documentazione che hai dato quando l'hai acquistato, immagino. Bravo, io non mi sono fatto un'idea perché Mm. non ci ho pensato più di tanto, alcuni pensavano anche in base alla carta di credito, se era italiana o meno, altre mille supposizioni. A un certo Ok. momento noi abbiamo cercato, siamo stati fuori dallo stadio praticamente per tutto il primo tempo, abbiamo visto la partita un po' Mhm. sul telefono e un po' non l'abbiamo proprio vista. E a fine primo tempo, a un certo momento, la situazione cominciava anche a essere un pochettino non calda, ma Eh beh, c'erano tanti tante ragazzi, persone giustamente. in uno spazio ristretto, immagino, ho visto delle Bravissimo, foto. bravissimo. Quindi abbiamo deciso di andare verso l'hotel, guardarla lì e poi andare a mangiarci qualcosa. Il problema è Ma che, no, mi sì, dispiace dimmi. solamente per famiglie, ovviamente mi Sì, dispiace per tutti, ma quelle signore anziane o bambini o ragazzi che comunque ne hai visti diversi quindi. sì, perché comunque era cioè, era una. Io vado da 20 anni a San Siro, non è mai successo una roba del genere. Cioè, all'andata col Porto, persone tra di noi, vado al Primo Arancio, c'erano interisti, tifosi del Porto e Certo, tutto, come in tutti gli altri settori, non c'è nessun sì. tipo di problema. Però una roba del genere qua, dopo aver avvisato solamente il giorno stesso e aver dato poi l'ok che tutto era a posto, era tutto tranquillo, è stata un po' una cosa senza senso. Cioè, Sì, una. assolutamente, assolutamente. Anche perché ti faccio un altro paio di domande perché vorrei cercare di chiarire il più possibile. Non avete ricevuto particolari spiegazioni se non ad un certo punto un'indirizzata, diciamo, verso la parte del settore ospiti Sì, dedicato, forse? sì, sì, perché noi, Solo questo. bravissimo, noi mi hanno chiesto anche la polizia, giusto, cioè la polizia neanche loro sapeva cosa dirci, perché Certo, giustamente non sapeva neanche loro cosa dirci, tra il rifare il giro dello stadio, andare diciamo al settore informazioni, cambiare il biglietto, ritornare qua e tutto il resto, c'era un via sì. vai di confusione totale che non si sapeva più che cosa fare. Quindi ci hanno buttato tutti dentro lì per aspettare poi come si evolveva la situazione. Tu ovviamente i biglietti li avevi acquistati tramite i canali ufficiali, non c'erano comunicazioni particolari o non hai ricevuto segnalazioni particolari prima di oggi, quindi. Io prima di oggi non ho ricevuto nessuna comunicazione, nessun tipo di Ok. comunicazione. Anche, ripeto, chi era nel settore ospiti ha avuto problemi ad entrare, cioè quindi era un problema non solo di chi aveva comprato il biglietto in altri settori che Mhm. avevano fatto ancora più problemi. Lì anche il settore ospiti, tanta gente non è riuscita proprio a entrare, ma code per stare fermi di un'ora, senza magari far entrare 10 persone alla volta. Chiaro, chiaro, chiaro. E, mi dicevi più o meno saranno state sulle 700-800 persone, immagino che sarà stato anche difficile conteggiare, però sono tante comunque. Perché fai conto che noi siamo andati via che c'erano ancora molte persone lì, Mhm. quindi tante persone poi cominciavano veramente a stancarsi, a andare via e a tentare di tutto, perché la partita alle 8 era iniziata e Sì, c'era ancora non quasi metà curva, ma un quinto di curva di settore ospite che doveva entrare. Più tante chiaro. altre persone che erano nella via di mezzo, più altre persone che erano in un altro spicchio che dovevano entrare anche loro, c'erano veramente tantissime persone che rischiavano, cioè, che hanno visto praticamente la partita fuori dallo stadio. E in tutto questo, visto che tra le varie motivazioni c'era anche magari ordine pubblico, diciamo così, con i tifosi del Porto, c'è stato No, no, qualcosa o è stato tutto tranquillo? guarda, io sono arrivato ieri sera e oggi eravamo in giro per Porto, tutto veramente tranquillo, nessun tipo di problema. Mhm. Proprio è come se fosse una partita, diciamo, di campionato, cioè non è nessun Sì, tipo di problema con loro, nessun tipo di problema con la polizia, nel senso altro, queste cose qua. Non so cosa sia successo nel pomeriggio,
ripeto, dal via libera a bloccare tutto, cioè quello. Comunque c'era un clima veramente disteso e proprio da partita tranquilla, nel senso guardiamola e vediamo come va, cioè nessun tipo di problemi o scontri, assolutamente, ma neanche l'idea. No, infatti ho visto anche dalle immagini, mi hanno mandato dei video, c'erano il classico corteo dei tifosi, cosa abbastanza normale, anzi penso anche ben gradita in questi contesti. Marotta dopo la partita nelle varie dichiarazioni ha annunciato che ci sarà un esposto domani da parte dell'Inter nei confronti dell'UEFA per cercare di fare chiarezza un po' su tutto l'accaduto, perché anche dall'Inter non hanno ricevuto evidentemente delle informazioni chiare e complete su tutto quello che è successo, quindi ci sarà nelle prossime ore un esposto da parte dell'Inter per l'UEFA. L'ultima cosa che volevo chiederti è, Riccardo, tu, come immagino tanti altri, sei partito quindi proprio per andare a vedere questa partita e invece vi hanno tenuto fuori di fatto. Esattamente, esattamente. Ma il rammarico non è tanto, cioè, è il fatto dell'organizzazione, cioè di come è Sì. stata, perché se uno lo sapeva, uno si metteva anche un po' l'anima in pace, cioè il discorso è, però tutto in una giornata sola così è stata, cioè passare dalle 11:30, preoccupazioni, poi piano piano la speranza di entrare, poi si entra e tutto a posto, a vedere una roba del genere non ha assolutamente senso, cioè è stato veramente un peccato e cioè è un peccato perché comunque ripeto, cosa doveva succedere? Non doveva succedere niente, una partita di calcio, si vedono domenica c'è Inter-Juve, Sì, ci saranno tifosi juventini di fianco a noi interisti a vedere la partita nei settori come c'è ogni anno e non come succede capisco. sempre. Bravissimo. È un'organizzazione sicuramente rivedibile. Riccardo, io ti ringrazio per averci raccontato un po' l'episodio, per averci fatto chiarezza direttamente da lì. Mi dispiace per questa brutta giornata. Ti godrai qualche ora in una bella città e soprattutto l'Inter che torna nei Almeno quarti di finale questo. di Champions. Non so se sei riuscito a vedere un po' la partita, non è stata una partita spettacolare, ma di quelle almeno secondo me che rimangono nel cuore per come si passa il turno soffrendo anche. Io ho visto dal 60° in poi gli ultimi Mhm. minuti dicono che il karma fa il suo effetto e l'ha fatto veramente bene perché poi alla fine ci ha aiutato tanto. Ecco, ecco. E poi ci hanno sfottuto, hanno pubblicato quelle grafiche con la pizza, la Vespa e tutto quanto. Ti sei mangiato anche una bella pizza almeno? Bravissimo, bravissimo. Ecco, Non ci vabbè. avevo pensato, bravissimo, l'hai ricordato. Alla Bravissimo. grande. In faccia al porto e ce ne andiamo ai Esatto, quarti. esatto, esatto. Almeno questo. Esatto. Riccardo, io ti ringrazio davvero per il tuo racconto, per il tuo contributo e ti auguro una buona giornata, un buon rientro Grazie mille. e speriamo che ti potrai godere un bel po' di bella Champions a Milano, dai, che ci godiamo dei Assolutamente. bei quarti di finale adesso. Assolutamente. Grazie a te. Grazie Grazie mille per la tua Riccardo. curiosità. Ciao, buona serata. Ciao a tutti. Per tutte le notizie, approfondimenti e analisi, ricorda di iscriverti al nostro canale. Mi raccomando, clicca subito sul tasto iscriviti e attiva la campanella. Ti lascio con un altro approfondimento, la nostra analisi a caldo, subito dopo il fischio finale di questo Porto Inter, che vale l'accesso ai quarti di finale della nostra Inter. Se lo ascolti in podcast, puoi cliccare nel link in descrizione. Se ci segui da YouTube, ti basta cliccare qui.